Avete presente quando vedete un palazzo, una pianta, un'antenna del telefono, una pala eolica? Bene, sono tutte cose al quale viene richiesta un minimo di manutenzione. Per fare questo si utilizzano le piattaforme aeree. Più comunemente stiamo parlando di un camioncino, un furgone o addirittura un camion di grandi dimensioni sul quale viene installata una gru con il cestello per portare delle persone in quota. Queste sono le piattaforme aeree. Ma se dovessi entrare all'interno di una chiesa, dovessi passare da spazi ristretti anche all'interno di un giardino civile, ci può entrare un camion? No. Qui stiamo entrando nel mondo degli spider, detti ragni. Piattaforme aeree montate su carri cingolati. Stiamo parlando di mezzi con dimensioni molto più ridotte, raggiungono sempre altezze importanti, ma passano in spazi molto più ristretti. Detto questo, io ho 3 grandi amori: le moto, Vasco e salire in quota. Nel salire in quota con i ragni ho notato che certe cose potevano essere fatte meglio. I movimenti, le velocità, le manovre, la semplicità d'utilizzo. Quindi mi sono detto, ma se questi movimenti fossero diversi, se queste velocità fossero in un altro modo, se l'utilizzo venisse concepito in un altro modo ancora. Quindi a quel punto ci siamo detti, ma perché non li rifacciamo meglio? E quindi li abbiamo fatti. Qui ci troviamo a Sabbioneta, nello stabilimento della Socage Raptor. Qua produciamo i Raptor, che sono derivati dagli Spider, secondo i nostri studi tecnici e la nostra esperienza sul campo, o meglio ancora in quota. A proposito, se non mi conosci, io sono Alessandro Flisi, imprenditore e appassionato di quello che produco. Scusate gli occhiali, ma occhi chiari e sole non vanno d'accordo. Benvenuti nel canale di Socage. Qui siamo all'interno di una piccola parte delle linee di produzione di Socage Raptor. Noi qui dentro produciamo i Raptor. Questo è un Raptor. Come vedete, braccio, carro cingolato e cestello. Con un semplice clic, questa è la sua console, guardate, si alza. In questa puntata non vedremo come si costruisce un Raptor perché non abbiamo tempo. Se volete vedere come si costruisce un Raptor, cliccate qui sotto il link in descrizione su Discovery Plus e su Motor Trend. Adesso dovremo fare un giro di tutti gli stabilimenti della Socage in questo video introduttivo. Ce ne sono un po', quindi siamo un po' di fretta. Dai candon! In questa puntata andremo a visitare tutti gli stabilimenti Socage, dal più recente a livello produttivo alla sede centrale. Quindi oggi abbiamo un bel po' di chilometri da fare. Quello più recente l'avete già visto, ovvero quello in cui costruiamo i Raptor. Ora proseguiamo verso il prossimo stabilimento. A Boretto produciamo tutta la carpenteria per il mondo Socage e Socage Raptor. Dalla lamiera singola noi ricaviamo il prodotto finito, verniciato, da andare ad assemblare le nostre macchine. Lo stabilimento di Boretto fino a qualche giorno fa è stato il nostro più grosso investimento compiuto tuttora. Boretto è uno stabilimento che abbiamo creato proprio a dicembre 2016 e praticamente nel corso degli anni è diventato quasi totalmente robotizzato. Abbiamo robot che saldano, tagli laser automatici, piegatrici, alesatrici, presse, tutta la carpenteria è automatizzata. Noi abbiamo voluto internare tutto, quindi controllare e gestire soprattutto il ciclo produttivo fin dall'inizio per avere una qualità maggiore. In più anche perché facendo così riusciamo ad essere indipendenti per quanto riguarda lo sviluppo delle nostre tecnologie che andiamo ad applicare sulle nostre macchine. Finalmente siamo nello stabilimento di Boretto. Da qui nasce dalla materia prima una vera e propria piattaforma aerea. Siamo in uno stabilimento dove ci sono 30.000 metri quadrati di piazzale e 13.000 metri quadrati di capannoni, saldatrici automatiche, piegatrici, tagli laser, laser tubo, torni, macchina a controllo numerico, tutto qua dentro. Qui entriamo nel mondo della robotica. Allora, per tutti quelli appassionati di meccanica come me, questa è una cosa molto interessante. Quello che stiamo vedendo adesso, che potrà sembrare complicato da capire, in realtà semplifica tutta la lavorazione in una maniera impressionante. Questi sono tutti morsetti sul quale io, come potete vedere, vado a chiudere, a bloccare il pezzo che il mio robot andrà a saldare. Una volta bloccato, tutti i morsetti chiusi e serrati, io con un semplice clic faccio partire il robot di saldatura e il pezzo viene saldato e finito.
Questo è un robot di saldatura. Avete presente un Transformer? Uguale. Questo fa parte della mia squadra di Autobot. Come vedete, una macchina sta saldando completamente in autonomia. L'operatore cosa fa? Prende il tablet, imposta il codice del pezzo che sta andando a lavorare e fa tutto da solo. Guardate, è incredibile. Purtroppo non possiamo avvicinarci oltre perché ci sono delle fotocellule di sicurezza per proteggere la salute di chi lavora, quindi dobbiamo fermarci qui. Questa, come si dice, è veramente una figata pazzesca. È una macchina che non si stanca mai perché lavora 3 turni al giorno, quindi H24, e il risultato che farà questo Autobot, questo Transformer, è eccellente, è unico. Adesso andiamo a vedere come sono venute le saldature finali. Scusate se parlo un po' forte, ma stiamo uscendo da una carpenteria, non da un teatro, quindi eccole qua. Guardate, questo è quello che hanno fatto gli Autobot. Di solito salvano il mondo, l'hanno fatto anche stavolta. Provate a guardare. Una saldatura lineare, omogenea, costante. Il cordone è perfetto anche nei cambi di direzione. Questa, signori, è un'opera d'arte. Bene, adesso facciamo il punto della situazione. Siamo stati a Sabbioneto dove produciamo i Raptor. Siamo a Boretto dove abbiamo visto le saldature create dai nostri Autobot, robot di saldatura. Come potete vedere abbiamo del materiale grezzo, telai, bracci che va verniciato. Abbiamo del materiale già verniciato, canaline terminate con tubi idraulici e cablaggi, ma adesso vi porto a scoprire il futuro della Socage. Quando si parla di futuro mi piace dire il futuro è ora. A proposito, se siete dei appassionati di meccatronica, ingegneria, industria, mezzi speciali o perché no, anche proprio di piattaforme aeree, vi invito ad iscrivervi a questo canale. Inoltre vi invito a mettere un mi piace, che per voi è semplicemente un click, per noi vuol dire che siamo nella direzione giusta per la realizzazione di questo progetto, e se avete dei consigli o domande lasciate un commento. Siamo partiti da Boretto e adesso ci dirigiamo verso il futuro della Socage. Adesso vi porto con me a Casamaggiore, in provincia di Cremona. Qui abbiamo acquistato una serie di capannoni, quindi creeremo il polo produttivo più grosso della nostra azienda. Stiamo rivivendo quello che abbiamo vissuto nel 2016 con l'acquisizione di Boretto che avete visto, ma lo stiamo rivivendo molto più in grande. Questo ad oggi è l'investimento più grosso che la Socage abbia mai fatto. L'obiettivo di questo posto qual è? Aumentare tutta la produzione di piattaforme autocarrate di piccola e media dimensione, quindi da 10 fino a 28 metri d'altezza. Dai, sono arrivato, non so. Questo è il futuro della Socage. Stiamo parlando di 33.000 metri quadrati di area coperta e 60.000 metri quadrati di area esterna. È uno spazio immenso. Come vi dicevo, parte da qui, col drone ovviamente si capisce meglio, fino a qui. Calcolate che il Duomo di Milano è circa 11.000 metri quadrati coperti, quindi tutto questo stabilimento è circa 5 volte il Duomo di Milano, giusto per darvi un'idea. Stiamo parlando di un grande capitolo della storia dell'azienda, del più grosso investimento della sua storia da quando è nata, che non vedremo oggi. Ragazzi, è ancora un cantiere, ma non appena sarà pronto vi prometto che vi farò un video per farvi vedere cosa abbiamo realizzato. Ma adesso abbiamo fretta e dobbiamo andare a Carpi, nella sede centrale. Allora, vi ho svelato un piccolo spoiler sul futuro della Socage. Non potevo dirvi tutto, però non stavo più nella pelle e ci tenevo a farvi vedere qualcosa. Adesso andiamo a Carpi, andiamo in Emilia-Romagna, dove c'è il cuore, il cervello della nostra azienda, dove vengono prese tutte le decisioni, tutti i progetti vengono creati, tutto quello che produciamo e vendiamo in giro per il mondo viene pensato tutto all'interno di quello stabilimento. In più, tenetevi pronti perché è uno stabilimento dove noi produciamo tutte le macchine della nostra gamma pesante, ovvero piattaforme aeree da 30 metri fino a 100 metri d'altezza, dei veri e propri Transformers. Bene, siamo finalmente arrivati nella sede centrale di Carpi. Scusate un secondo ragazzi, ma mi si è liberato un buco qui davanti e ci metto subito un Raptor. Arrivo subito. La parte più difficile della giornata è passata perché trovare parcheggio
è sempre un po' un casino. A tutti quanti benvenuti a Carpi, siamo nella nostra sede centrale, non so quando avrete questo video ma è il 9 gennaio quindi le luci sono ancora montate, indovinate con che mezzo le smonteremo. Come vi ho accennato prima non mi sono dimenticato di farvi vedere la chicca che volevo mostrarvi. Allora siamo nella fabbrica dei veri e propri Transformers, non c'è nessuno in questo momento perché sono le 5:20, ho voluto aspettare di venire qui proprio per ultimo perché volevo essere io con voi solamente. Adesso vi porterò a vedere due piattaforme aeree dalle grandi dimensioni, una da ben 47 metri d'altezza e l'altra, che è quasi la top di gamma, ben 75 metri d'altezza. Sono un po' emozionato perché nonostante sia anni che io vedo questi mostri che vengono costruiti, vederli nascere è sempre un'emozione. Come vedete abbiamo veramente due Transformers alle mie spalle. Qui abbiamo una piattaforma aerea da 75 metri d'altezza. Questa l'abbiamo venduta a un nostro grosso cliente di Ravenna e pensate, questa piattaforma aerea avrà la fortuna di lavorare anche all'interno di Mirabilandia per tutte le attrazioni che ha questo parco. Quindi se andrete a Mirabilandia a passare una giornata o a divertirvi, sappiate che indirettamente c'è anche il nostro contributo dietro. Questa invece è una piattaforma aerea da 47 metri con colori speciali sempre richiesti da parte del cliente che andrà a lavorare a Trento. Come vedete sono macchine da prestazioni elevatissime che vanno davvero molto in alto, quindi pensate che tutte le pale eoliche in giro per il mondo, tutte le antenne del telefono per la telecomunicazione, internet e quant'altro vengono tutte manutentate da queste macchine qua. Quindi se voi riuscite tutti i giorni a telefonare, a navigare su internet, a chattare, a messaggiare, sappiate che anche lì indirettamente c'è una piccola parte del nostro contributo. Ma non è finita qui perché oltre a questi due giocattoli, maestro mi segua, come vedete abbiamo un telaio blu, camion blu, cosa vuol dire? Uno va sopra l'altro. Questa è una 54 metri. Qui abbiamo in approntamento una 39 metri che va su questo camion che andrà in Ungheria. Questa qua andrà al servizio dei militari in Bulgaria. Questa è un'altra 54 metri. Quindi tutti i giorni noi qui sforniamo dei veri e propri Transformers. Questo è un mondo che veramente non ha limiti, non ha confini, è bellissimo, credetemi. Comunque, se volete vedere come viene realizzato un mezzo Shokage, ovvero una piattaforma autocarrata su un camioncino, cliccate il link qui sotto che vedrete una puntata su Discovery Plus realizzata sempre da Motortrend. Vedrete come verrà realizzata la Force 24D Speed, che è la macchina più venduta di tutta la nostra gamma. Ma vi prometto una cosa, a breve faremo un video dove vi racconteremo come nascono questi mostri qua. Vedremo come si costruisce e si testa un mega mostro. Bene signori, siamo arrivati al mio ufficio e alla fine di questo video. Spero davvero vi sia piaciuto. Se avete visto qualcosa che vi interessa approfondire, scrivetelo qui sotto nei commenti. Io ho 30-40 mail da leggere, una cinquantina di telefonate da fare. Oggi mi sono divertito, ma dai, mi sono occupato un po' della comunicazione. Quindi adesso inizia la mia giornata lavorativa. Alla prossima, ciao!